In un portico pieno di luci e colori siamo gli spettatori dell'incontro tra due personaggi misteriosi. Entrambi sembrano timidi, ma consapevoli di cosa sta per accadere. Inclinano la testa e incrociano le mani. Questo quadro così dolce, profondo e ricco di colori dominanti raffigura uno dei momenti determinanti della tradizione cristiana. Io sono Clelia e oggi scopriamo l'Annunciazione di Beato Angelico nella versione conservata al Prado di Madrid. Il video è diviso in varie sezioni, quindi se sei interessato ad una di queste nello specifico, ti consiglio di andare al minuto che ti interessa e trovi tutte le sezioni anche in descrizione. L'Arcangelo Gabriele è appena arrivato e sta per iniziare a parlare e ad annunciare alla Vergine Maria di essere stata scelta da Dio per essere la madre di Cristo. E in quel momento esatto nasce l'Annunciazione nella versione del frate domenicano Beato Angelico. L'opera viene realizzata come tavola devozionale per l'altare di San Domenico a Fiesole, vicino Firenze, e non racconta soltanto del momento dell'Annunciazione, ma anche di altri episodi. Uno in particolare è visibile alle spalle dell'angelo ed è l'espulsione di Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden. Altri episodi invece sono relativi alla storia della vita di Maria e sono raccontati nella predella sotto l'opera. Ma cos'è una predella e perché è considerata parte dell'opera? La predella è una fascia orizzontale, quindi un vero e proprio pannello che raffigura scene religiose e spesso veniva realizzata alla base di un polittico o di una pala d'altare come vera e propria parte dell'opera. Se lo immaginiamo come un racconto, è come se fossero dei capitoli introduttivi di un libro che spiegano meglio il cuore della storia e ci presentano i personaggi. In questo caso la vita di Maria, che è una dei protagonisti dell'immagine. E in questo caso la predella è parte dell'opera ancora di più, perché la trasforma in un quadrato perfetto, quindi è davvero un pezzo imperdibile. Ma tornando all'opera centrale, i due protagonisti sono Maria e l'Arcangelo Gabriele. Sulla sinistra un raggio diagonale di luce cade su Maria, illuminando il suo mantello blu, molto intenso, e il suo vestito rosa pesca. Questa luce divina che attraversa diagonalmente il dipinto rappresenta l'onnipotente presenza di Dio. Sembra partire da un sole sulla sinistra e poi il raggio d'oro tocca l'aureola dorata dell'arcangelo e si diffonde davanti a Maria. All'interno di questo raggio di luce sta scendendo una colomba bianca, simbolo dello Spirito Santo, che segna il momento del concepimento. Il volto di Maria viene dipinto come quello di una giovane donna timida e forse spaventata un po' dalla situazione, e al tempo stesso ci permette di vedere la bravura e l'esperienza di Beato Angelico nel dipingere dettagli. Come artista infatti nasce come miniatore, quindi ha una vera e propria attitudine per la rappresentazione dei dettagli. La posa di Maria, inoltre, con le mani incrociate, simboleggia la sua sottomissione alla volontà di Dio, ed essendo colei che protegge i frati domenicani, di cui fa parte anche Beato Angelico, ha un ruolo centrale anche nella sua storia personale. Sull'altro lato della colonna centrale c'è l'Arcangelo Gabriele. Indossa una veste dorata e rosa di una tonalità simile al vestito di Maria. L'aureola attorno alla sua testa è stata realizzata con una foglia d'oro lavorata, imbrunita, quindi resa più scura in pratica. Questa aureola così curata ha lo scopo di rafforzare la divinità del personaggio, che è in fin dei conti il messaggero di Dio. Dalla sua schiena nascono le due ali, anche queste di colore dorato e super dettagliate. Ogni piuma è raffigurata con cura e sembra quasi che si possa sentire il peso di queste ali sulla sua schiena. Le punte delle ali dell'Arcangelo Gabriele vanno a finire fuori dal portico, a sinistra, e ci permettono di spostare lo sguardo verso un'altra scena. Questa volta una scena della Genesi, il primo libro della Bibbia. Si tratta dell'espulsione di Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden, un episodio che aggiunge molto dramma all'intero dipinto e che dà qualche informazione in più. Cristo infatti nascerà sulla terra per salvare l'umanità dal peccato originale. Le figure un po' abbattute, direi giù di morale, di Adamo ed Eva sono cadute letteralmente dalla grazia di Dio e vengono espulse dal giardino dell'Eden. E il giardino stesso è decorato con piante così dettagliate da sembrare un arazzo medievale. Infine, nel realizzare questi fiori di campo in primo piano, il lavoro di Beato Angelico ci racconta dell'influenza dello stile gotico nelle sue opere. Ai loro piedi, per terra, sembra esserci una mela rossa come quella di Biancaneve, il frutto proibito, e loro stessi si muovono oltre la cornice del dipinto come se stessero per uscire dal quadro. Altri due dettagli interessanti si trovano nella scena centrale. Sopra la colonna centrale del portico si trova la testa scolpita di un uomo barbuto. Questa è un'immagine di Dio,
il padre che vede tutto e che conosce. Arroccato sulla colonna centrale, sopra le teste di Maria e Gabriele, e subito dopo l'immagine di Dio, invece c'è una rondine. Probabilmente questa simboleggia la risurrezione di Cristo. Proprio come Cristo muore e poi rinasce, infatti la rondine scompare per poi ritornare ogni primavera. Così abbiamo nell'opera Padre, Figlio e Spirito Santo. Dal punto di vista della composizione, infine, le due figure di Maria e Gabriele si completano a vicenda, grazie al gioco di curve delle loro posizioni. E Beato Angelico, secondo me, è riuscito benissimo a rappresentare l'intensità del loro incontro, però c'è anche un senso di tranquillità che rende l'opera quasi perfetta. Infatti questo prezioso lavoro mostra le spiccate capacità di osservazione e la bravura di Fra Angelico. L'uso della luce, dei colori luminosi e la naturalezza delle pose rendono i personaggi abbastanza realistici. E poi inoltre la struttura architettonica creata con le colonne e con la camera aperta sul retro danno il senso di profondità e creano l'impressione che entrambe le figure siano all'interno di uno spazio fisico e reale. Diciamo che si tratta di un esempio preciso del concetto di spazio di cui abbiamo parlato nel video sui 7 elementi di un'opera d'arte. E Beato Angelico, per dare questa sensazione, usa la prospettiva lineare, che serve per convincerci che siamo all'interno di uno spazio reale e tridimensionale. Però il bello, secondo me, è che siamo esattamente a metà tra gotico e rinascimento. Tutte le linee creano uno spazio tridimensionale, al contrario di quello che accadeva nello stile gotico, ma non arrivano al punto di fuga centrale, come poi succederà invece con il Rinascimento. Questo suo essere sperimentatore, ma neanche troppo, non è un caso. Beato Angelico ha infatti dipinto tante pale d'altare e affreschi che sono tutti caratterizzati da linee semplici e dai colori molto accesi. Per lui la pittura era un atto di devozione e le sue opere sembrano infatti, secondo me, trasmettere la forza e l'ispirazione che prende dalla sua fede cristiana, ma anche dalla bellezza che vede nel mondo che lo circonda. Se sei arrivato fin qui, benvenuto nell'Arte Club per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag ArteClub e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. Beato Angelico ha rivisitato il tema dell'Annunciazione in dipinti e affreschi realizzati in momenti diversi della sua carriera. Questa Annunciazione di Madrid viene realizzata all'incirca nello stesso periodo in cui un'altra pala d'altare per la chiesa di San Domenico a Cortona in Toscana viene realizzata. E Beato Angelico ha creato anche una terza famosissima Annunciazione, l'affresco per il convento di San Marco vicino a Firenze. Mi ricordo perfettamente in gita scolastica in Toscana, al liceo, di aver provato ad andare a visitare a Firenze il convento e di essere finita invece in questura a causa di un portafoglio scomparso, una scocciatura pazzesca. Però poi in università da Milano sono andata tante volte a Firenze e in una di queste sono riuscita anche in primavera a visitare il convento e ve lo consiglio perché è un'esperienza fantastica. Quest'opera al convento di San Marco, rispetto alle altre due versioni precedenti, è invece un'immagine molto più serena, dai colori tenui e con un angelo con delle ali spettacolari. Un'altra curiosità è il fatto che Fra Angelico, conosciuto ora come Beato Angelico, è proprio beato, cioè veniva chiamato beato e poi è stato ufficialmente beatificato nel 1982. Sul tema dell'Annunciazione invece ci sarebbe da scrivere un libro, anzi lo avranno già fatto in moltissimi di sicuro, perché è uno dei temi più religiosi più diffusi insieme alla crocifissione di Cristo. Anche nell'arte contemporanea ci sono episodi davvero interessanti, come ad esempio quello tutto al femminile delle fotografie di Tom Chambers, oppure quelle di La Chapelle dell'anno scorso, abbastanza famosa. Oppure c'è l'opera di Warhol che riprende Leonardo e fa scomparire personaggi. E infine quella in scultura di Keith Eidmer, che invece cita Filippo Lippi e il simbolo del Giglio, che appunto si associa alla purezza della Madonna. Tutte opere stupende, secondo me. E se questo video in cui scopriamo qualcosa in più sull'Annunciazione di Beato Angelico ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video sulle opere d'arte più interessanti della storia. Ti consiglio inoltre di dare un'occhiata al mio video sui 7 elementi di un'opera d'arte oppure a quello sui coniugi Arnolfini. Grazie e alla prossima!